Quando hai contato 10 noi tiriamo il canto. Cambia. Ciao, buongiorno. Come promesso, video di autosoccorso in valanga. Sono al lago Santo Modenese e l'evento è organizzato dalla White Blue Guide. La guida è Carlo Alberto, penso che lo conoscerete sicuramente perché ha un canale YouTube con dei video molto ma molto utili. Nel video di oggi vedremo la parte pratica, la ricerca del sepolto con l'arva, l'utilizzo della sonda e come scavare con la pala. Dai, raggiungiamo gli altri! Questa è la terza parte del corso di autosoccorso in valanga. Come suggerito dalla community, il corso è stato suddiviso in 3 parti. Nelle precedenti puntate trovate la parte teorica che riguarda la prevenzione delle valanghe e come leggere il bollettino neve e valanghe. La maggior parte degli ARVA, quando tu sei in ricerca, se per caso l'arva rimane fermo, immobile per un po' di tempo, automaticamente lui va in trasmissione, perché io che sto cercando potrei anche essere sepolto e in quel momento rimango immobile, quindi l'arva automaticamente si commuta in posizione di trasmissione, in modo che se stavo cercando e sono rimasto sepolto non sono il pirla che è sotto senza larva, nonostante io ce l'abbia e sia acceso, ok? E questo ha un sistema di rilevamento di prossimità, cioè tutte le volte che tu copri questa cosa lui va in send. Okay. È una roba nuova che fa la Pips. Adesso gli arma che ci sono tecnologicamente molto più avanzati di quelli di qualche tempo fa e ti aiutano tantissimo. Hanno la possibilità anche di cercare più sepolti e hanno quella cosa che in genere gli fa alzare il prezzo, che è la marcatura, ok? Se io sotto ho 2 sepolti e l'arma mi porta prima su uno, l'arma mi dice che ci sono 2 sepolti, mi dice più di uno, ok? Mi dice proprio le figurine. Nel momento però in cui io arrivo su un sepolto, ci siamo comportati male, perché se ci sono 2 sepolti abbiamo sbagliato qualcosa a priori, però lasciando stare questa cosa, io ho quell'arma lì che è acceso, e però mentre magari un gruppo scava su questa persona io vorrei andare sull'altro, e allora gli arva, diciamo, che hanno quel costo in più hanno la marcatura, cioè io posso spingere un pulsante, mi marca quel segnale e lui non lo sente più, anche perché lui ce l'avrà acceso finché non lo tiriamo fuori, no? Sì. E allora posso andare a ricercare l'altro. È un plus che hanno alcuni arma ed è quella cosa che ti fa alzare un po' il prezzo. E nel caso in cui abbiamo un'arma che non ha quella funzionalità lì? Adesso ve lo faccio vedere. Ok. Dovete leggere le istruzioni del vostro arma, mi raccomando fatelo, perché vi spiega qual è la portata massima. La portata massima vi dice che sono 50 metri, allora vuol dire che lui sente un segnale di un sepolto a 50 metri, però non dovete prenderla per veritiera, perché quella è la portata massima. Noi dobbiamo cercare di considerare la portata utile, perché una persona potrebbe essere sotto l'influenza di campi magnetici se magari ci sono, non so, dei tralicci, oppure potrebbe essere sepolto sotto parecchia neve e magari potrebbe essere a faccia in giù, quindi sta coprendo l'emissione delle onde con il corpo, quindi magari arrivano più deboli, e quindi la portata massima non è mai troppo da considerare. Cioè, se io sono con l'arma acceso, ho questo arma che non mi segnala niente, mi dice che ancora non è nel campo, nel raggio d'azione di un segnale, e io, se ho letto sul mio arma che la portata massima è 50 metri, dico vabbè, nei prossimi 50 metri non c'è niente. Non è detto, perché il segnale di che sepolto potrebbe essere più basso per un qualche motivo, anche per una questione di coassialità fra le antenne, okay? Questi arva hanno 3 antenne che sono nei vari assi, no? Gli arva di una volta avevano un'antenna sola, erano analogici, ti davano un segnale acustico, ed è sì, veramente un casino, molto difficile, bisogna distrarsi tantissimo, però erano molto più immediati nella risposta. Qui tu hai 3 antenne proprio per evitare, sono così nei 3 assi, no? Così, okay. così,
per evitare di dare dei falsi positivi, insomma dei problemi che cui andavi incontro, perché due arba a un'antenna sola che erano in questa posizione entrambi, allora avevi una buona ricezione. Se uno era così, l'emissione e la ricezione venivano falsate, c'era una cosa che si chiamava i falsi positivi. Questa cosa è stata risolta, però le tre antenne non sono più un segnale analogico che arriva sullo schermo, ma sono un segnale digitale analizzato, adesso non mi chiedete come, però ha bisogno di un attimino di tempo, la risposta dell'arba è più lenta, è per questo che a volte nella ricerca di fase di media dobbiamo muoverci più lentamente, perché dobbiamo dare il tempo allo strumento di analizzare il segnale per darci una posizione e una direzione, ok? Quindi adesso io lo metto in trasmissione, però quando mi chiede test di gruppo gli dico ok, test di gruppo. Adesso lui non mi sente il segnale a tutte le distanze, però mi dà una risposta sonora solamente quando una persona mi passa a 1 metro. Quindi già così va bene, perché se io lo lasciassi in ricerca normale, io adesso sentirei 4 segnali, un casino pazzesco, no? E quindi se avete tutti acceso, io devo metterlo in trasmissione, arrivo a fare un test di gruppo e farvi avvicinare tutti uno alla volta mantenendo una distanza di 1 metro, un po' di fianco e così verifico che ciascuno si acceso e funziona. A 1 metro, non appiccicato. Ok, vai pure. Vai. Adesso io termino il test di gruppo e automaticamente il mio va in sonno. Sono sempre molto stretti. Questo è un bosco ceduo, si vede dalle ceppaie. Un bosco come? Ceduo, dove tagliano la legna di frequente per approvvigionamenti e crescono a ciuffi, no? Si chiamano ceppaie. E questo è un bosco sicuro. Io con pericolo 4 qua ci verrei a sciare. È ovvio che c'è lo slalom. Fitto, l'unica cosa è che magari ti scroci contro un albero. Esatto, cioè è poco divertente perché è molto fitto. Però questo sarebbe un posto sicuro, no? Perché anche se ci fossero delle criticità del manto, cioè sono dei fazzoletti di neve talmente piccoli che non riescono a innescare una reazione a catena, no? Là c'è un'apertura, quindi lì potresti avere uno scaricamento, qualcosa in grado di invadere questa cosa, però stiamo parlando di pericoli, cioè sulla scala del pericolo molto elevati, no? Magari con 4 passare qua sotto potrebbe comportare dei rischi, no? Invece magari con 2 con 3 no, sempre per quella cosa dell'estensione del rischio nelle zone in base a quanto si alza il pericolo, no? Perché là c'è un pendio ampio, è ripido, con molta più neve. Una volta che i massi sono coperti, sotto lo strato può essere, diciamo, liscio e potrebbe diventare una zona di scivolamento su cui dell'altra neve potrebbe cadere, essere trascinata giù. Basso, ci deve essere un pericolo molto alto perché questa zona diventi pericolosa, però le condizioni ci sono, no? È ripido e ripido, ampio. Là ci sono 2 canali che conosco, si chiamano i canali del triangolo. Sono canali ripidi a 30-35 gradi con l'uscitina a 40 e sono proprio degli invasi dove sotto si crea un cono di valanga e quindi le piante non cresceranno mai, no? Cioè se crescono magari alcune pianticelle poi magari in un inverno non vengono spazzate via, ma quello dopo sì, quindi in genere non ci crescono ed è un segnale. Quindi se siamo in un momento, non è un lastrone, questa è stata causata dalla fusione a rigiro, fusione giornaliera e rigiro notturno, e quindi questo è una specie di cupola che si è ammantata e adattata al terreno ed è sicura. Se io la rompo, Tac, mi via il blocco.
Ho capito. Sentite che però è morbida, no? Sì. Però è coesa. Ok. E provate a metterci un bastoncino, a sentire cosa fa. È ridicola sta roba? Sì, sì, però. Però senti che è dura e poi sponda. Sì. E vabbè, è microscopico, ovviamente non fa niente, insomma. Vedi che l'ho rotto? Questa è una micro lavorazione del vento. Andiamo avanti, quindi c'era un cazzo di neve, qua ce n'è di più, e quindi vuol dire che non è neve precipitata ma è neve accumulata. Qua non ce n'è ed è polverosa. Qui si vede che fa un dosso, ha tirato il vento, si è accumulata e ha creato questa cosa qua. E sembra neve normale, ma invece ha coesione. È il nostro pezzo di vetro, ok? Ok. Per regolarsi, non è come un vetro. Sì, sì, sì. E cosa è? La posizione di una parete è a est, tipo. Se io guardo là, quella là è una parete est, però sì. l'est è di là. Sì, perché guarda a est. E quindi il vento da sud-ovest mi deposita neve a nord-est. Ok. E No, quindi se ci sono stati venti forti di una direzione e noi andiamo proprio nella direzione sottovento, allora quello è un periodo. Bam. Ok? Ok. È piccola? Anche se uno spinge si sente proprio che ha una cioè è più compatta, un po' più. Vedete come si rompe, com'è fragile? E qua si vede benissimo dove hai colpito anche tu. Boh, era questa la roba che dovete stare attenti. E questo è uno piano di scivolamento perfetto perché sotto è ghiacciato. Qua ieri l'altro Sotto è proprio polvere. era da ramponi. Sì, sotto c'è la polvere che non è stata magari compattata, quella che era precipitata, e poi sopra questa è neve riportata. Stanotte è nevicato, qui non c'è della gran neve, quindi vuol dire che la neve è stata qua lavorata dal vento già mentre nevicava e è stata spazzata via, perché magari al parcheggio non c'era vento, ma qua sì, piove su, c'è vento. Cerchiamo di camminare. Si sta facendo il campo arte. Sì, camminiamo un po' a caso nella neve in modo da creare, confondere un po' più da la calpestare un situazione. po' tutto, in modo da confondere eventuali tracce di dove uno ha nascosto l'arma, se no è poi troppo semplice da trovare. E quindi se noi, la persona che abbiamo davanti a noi è stata travolta e l'abbiamo vista scomparire lì, oddio, non c'è bisogno che cerchiamo qua, Vado direttamente nella zona andiamo d'accumulo. direttamente lì. La prima cosa da fare quando si stacca una valanga è chiamare soccorso alpino, perché anche se la tiriamo fuori immediatamente una persona non sta proprio bene, no? Cioè, quindi ha bisogno di soccorso, andando incontro a tutte le dinamiche di problemi legali che ci sono in Italia, il reato di valanga, il fatto che il soccorso alpino, se ti tirano fuori una persona che sta bene ti fanno pagare il conto, non in Emilia ma nelle altre regioni. Qui il Tex ha creato la rete radiomontana. Ah, quindi tu con un walkie talkie. Sì, con una radio sintonizzata su quel canale lì. Tex, qui Albi, tutto bene? Posso chiamare soccorso, se qualcuno nelle immediate vicinanze può mandare segnale d'allarme facendo lui fisicamente da ponte radio. Qui c'è questo servizio in cui, diciamo, gli utenti che hanno una radio nello zaino e sono collegati a questa radio possono diffondere il segnale d'allarme e tu intanto ti sei messo al sicuro. Quindi prima cosa, allora ci vuole nel momento in cui viene una valanga, siamo in 4, ci vuole un leader, perché a me è capitato una volta che un mio amico è rimasto sepolto in una valanga, stavamo uscendo un terreno, qui c'era tracciato, lì no, era un po' più ripido sopra delle rocce, e ho detto la traccia è più bella, no? Era un lastrone, si è impuntato, appena ha battuto la schiena su quel terreno lì è partito tutto, quella valle lì, quella di fianco ancora, e io l'ho visto trascinato da questo fiume e io dicevo ok, ci siamo, devo tirare fuori, cioè, quello che ho imparato a forza di fare prove, no? Ero terrorizzato, cioè mi sono proprio sentito, io stavo facendo questo, mi ricordo già, ok, adesso abbasso la cerniera e adesso dobbiamo tirare fuori. Si tratta di una cosa importante, metti che sai a farlo con dei tuoi amici, la tua compagna eccetera,
cioè lì sotto c'è una persona che in quel momento, se tu non fai le cose fatte bene, può morire. Bella responsabilità, no? Cioè, e quindi ti agiti, quindi nel gruppo ci vuole un leader, perché c'è uno che dice e adesso cosa Sì, facciamo? panico Allora su. prendi la pala e gliela dai in testa, così lo metti tranquillo e sdraiato a terra, ok? Perché quello crea casino. Ci vuole un leader che definisca i compiti da fare. Allora tu chiama il soccorso alpino, ok? E trova una zona sicura per andare a chiamare il soccorso alpino. Prima cosa da fare, se chiami il soccorso alpino e te ne vai di qua, che so, risali il boschetto, che cacchio ne so, perché vai verso la cresta dove era tranquillo, siamo già passati, spegni l'arva. O comunque nel momento in cui sei vicino qua spegnilo, perché sennò tu ti intrometti nel mio segnale. Poi magari appena ti allontani lo riaccendi. Oppure te ne vai via che ce l'hai in ricezione, no? Cioè sono tante le cose che puoi fare. Spegnere l'arma non è mai una bella idea, forse è meglio metterlo in ricezione. Però ti devi allontanare in modo che non mi rompi le palle nella ricerca. Tu e tu, ok, arma in ricezione. E ci sono due modi, abbiamo 3 fasi nella ricerca. Visto che prima abbiamo detto portata massima e portata utile, noi dobbiamo considerare come portata utile questo fino a quando l'ho fatto io il corso, però penso che sia ancora così. La portata utile è 20 metri rispetto a 50, quindi se questa è una zona d'accumulo di 100 metri, io corro qua, ok? E con l'arva acceso in ricezione devo cercare il primo segnale. All'inizio l'arva mi dice niente, non sente niente, no? E allora sul monitor si vede una visuale che di solito è una cosa zigzag oppure una greca. Una greca è questa cosa qua, questa è la linea, sono i ghirigori, no? Che facevano, ok, questa è una greca. Ok. Con delle curve a 90 gradi, 90 gradi, 90 gradi. Allora, come faccio io a passare? Questa è la zona di distacco. Ho visto sparire il mio compagno qua. Posso anche delegare uno delle persone a cercare se a vista viene qualcosa, perché è ovvio che se io vedo uno sci spuntare da qua o una manica di una giacca, cazzo vado lì, no? Cioè, Sì, subito. quindi aprite anche gli occhi, perché noi cerchiamo con l'arma così e poi c'è lui che fa ok, quindi andiamo a tirarlo fuori subito. Se questa è una zona d'accumulo molto ampia, io arrivo qua molto velocemente e qui devo muovermi facendo la greca. E come faccio la greca? Cioè, se diciamo questa è la zona di accumulo, ok? Io se ho gli sci e sono in leggerissima discesa posso fare delle diagonali in questo modo, in modo che questo spazio non sia di più di 20 metri, ok? Perché io sto controllando 10 metri sopra e 10 metri sotto, no? E quindi io faccio delle diagonali, perché con gli sci le riesco a fare se sono in pendenza, in modo che questo spazio non sia più di 20 metri. Come faccio a contare i metri? Molto a occhio. O con gli sci sono veloce, quindi se sono in discesa, se anche sto un po' più strettino, va bene. Io in quel momento ho l'arva che non riceve nessun segnale, è muto. E quindi questa è una fase di ricerca molto veloce. Io ho visto che la paragonano alla fase di atterraggio, no? Un aereo che da lontano comincia a intravedere e alla massima velocità comincia a intravedere la pista d'atterraggio, quindi va ancora velocissimo. E questa è la prima fase di velocità. Se sono con gli sci faccio così, se sono a piedi devo fare una greca. E rispetto alla zona di accumulo, non allo scorrimento. Okay? Sì, l'accumulo in fondo. Okay. Farò questo, per cui mi metto a 10 metri dal limite estremo del bordo dell'accumulo, vado giù per 10 metri, conto 10 passi, 10 e poi vado in questa direzione, mi fermo a 10 metri dal bordo e poi scendo 20 metri, ok? E poi rivado in questa direzione qua. E questa fase la faccio correndo, perché non ho segnale e devo ricevere muovermi, il primo beat. cioè devo darmi una mossa. Esatto. Non appena io ricevo il primo segnale, sento tip tip, dici ok, l'ho beccato. In quel momento a monitor compare una freccia che ti dà l'indicazione e ti dice in che direzione andare e quanti metri mancano. Quindi io vedo una freccia e dico 35 di là. E allora comincio a muovermi, però in questa fase devo non correre ma camminare. Vi ricordate che prima vi dicevo che l'ARVA è un sistema elettronico che analizza il segnale derivante da 3 antenne, quindi è necessario dargli tempo di elaborare. Devo cercare di calmare la mia agitazione e muovermi con cautela, perché se mi muovo velocemente lui impazzisce. Nel momento in cui ricevo il primo segnale mi muovo lentamente, cammino, ok? E vado per quella che si chiama linea di induzione, per cui mi manderà
in giro in tondo. Non mi manderà diretto. Scusate, io non sono un ingegnere, però so che l'emissione di una onda elettromagnetica è come se fosse una grande mela, no? È una pulsazione che si diffonde a onde nell'aria, sì, nell'aria direi, ok? E quindi quando io ho una cosa che emette un segnale, il segnale che viene emesso è questo, ok? Sì. Ok, così. Però nelle 3 dimensioni, ok? Quindi, non so che ridi che ti sembra un culo, però è un'onda elettromagnetica. E quindi nel momento in cui io intercetto quest'onda, non andrò mai diretto verso il punto, ma mi farà sempre fare questo. Ok? Quindi non vi preoccupate se vi sembra di girare in tondo. È normale. Si chiama linea di induzione. È così, è una curva. Nel momento in cui io sono a terra, quando io sono a 2 metri, cerco di andare guardo sempre, l'erba vi darà delle frecce, non vi preoccupate delle frecce che vi dà. Quando siete a terra, quando sono a 2 metri, lui potrebbe essere 2 metri sotto e quindi io potrei esserci perfettamente sopra. Quindi la prima cosa che devo fare è abbassarmi, mettere l'arba a livello del terreno e fare quella che si chiama la ricerca a croce. È la terza fase, ok? E io avrò l'arba che mi dice, non so, se 1-2 metri sotto è tanto, diciamo 0,8, ok, 1 metro, però già da 2 metri voi dovete essere in ginocchio. E attenzione, non fate questo, dovete essere proprio radenti al terreno. Quindi io cerco, qui l'arba vi fa bip bip, non so, 1, 0,9, 0,8, 0,7, 0,8, ah cazzo, 0,7, torno indietro. Questo era il punto massimo, no? Qui aumenta e qui aumenta, quindi parto da qua e da qua faccio una cosa ortogonale, per cui non è questo, ma è questo, quindi 0,7, 0,7, 0,8, 0,9, no, niente, di qua aumenta, 0,7. Oltre i 15 minuti, dal 90% di sopravvissuti, cala al 10%, per cui le persone che sopravvivono oltre i 15 minuti sono fortunate. Io ho un amico che non c'ero, è rimasto sotto una valanga, è rimasto sotto 40 minuti, non aveva l'arba, l'ho trovato sul corso alpino e l'hanno trovato vivo. E la prima cosa da fare, non ve l'ho detta, è spegnere l'arba o comunque metterlo in ricezione, perché dopo io cerco quelli che sono fuori, sì. E nel momento in cui uno si sbaglia, gli va un attimo in trasmissione, la ricerca magari di quello lì si scombina tutta e ti va su un'altra cosa, no? Quindi è molto bene, è molto importante spegnere l'arba. Questi qua sono delle cose che so, perché una mia amica me l'ha detto, che sono successe anche dai ricercatori professionisti, cioè persone del soccorso alpino, però era una situazione di particolare gravità, presi dalla paura, da quello che dovevano fare, e uno si era scordato l'arba acceso. E quindi stavano cercando persone, però il segnale aveva un'interferenza con quello fuori, e per cui andavano lì, poi gli arrivava un segnale dall'altra parte, perché sai, quando è tutto bianco, a volte se tu prendi l'arba non ti dice vai indietro, ti dice vai avanti a sinistra o a destra, no? E quindi se tu stai andando avanti a sinistra o a destra, a volte stai andando nella direzione opposta e ti stai allontanando, ma ancora l'arba non te lo segnala, non ti dice girati. Quando vi muovete, la prima cosa che dovete fare è montare la sonda. La sonda è come un paletto della tenda, è molto veloce da montare e bisogna che la sappiate fare, cioè non lasciatela mai dentro allo zaino senza averlo mai fatto, perché se non l'avete mai fatto potrebbe non essere così elementare farlo. Allora la lanciate, tiri, ok, qua non so perché, tiri, lei si monta, qui c'è un nodino, per scavalare il nodino lei è montata. Vuoi essere più sicuro, ci metti questo qua sopra, ma non serve, una volta che c'è il nodino non si smonta più. Okay. Mi raccomando, deve essere montato. Quando siete in una zona d'accumulo, questa va dentro fino qua, Ah sì. La mangi tutta dentro e dici ok, qua non c'è niente, poi fai di fianco e una volta che avete trovato il punto abbiamo visto che con l'ultima ricerca, quella croce, abbiamo trovato il punto di massima intensità, no? Di massima prossimità. La segnaliamo con un bastoncino, oppure mettiamo il bastoncino a terra, ok?
ok? E quello è il nostro punto, e dobbiamo procedere con un sondaggio che può essere fatto a reticolato, per cui un corpo è grosso, cioè quindi quando ci distanziamo di 20-30 cm da un buco e l'altro, cioè vado giù, se mi va tutta giù continuo, vado giù, poi ne faccio magari 3 di là. Ma come spinta quanto devi spingere? In genere i blocchi di un lastrone tendono a diventare molto duri da subito, e quindi potrebbe essere che senti un qualcosa di duro, provi a insistere un po' finché non lo fuori, e se vai ancora giù non è l'occhio del tuo amico, ok? Però bisogna sperare che non ti arriva la sonda nell'occhio da fede. Sì, quindi un po', vedi, qua c'era una parte ghiacciata, sono andato più giù, sono arrivato al terreno, ma in un accumulo di neve non è arrivata al terreno, la sonda va giù tutta, ok? E poi a un certo punto, adesso lo facciamo, a un certo punto dico, ah cazzo è qua, ok, l'ho trovato, e quindi devo, pensate, avete visto tutti i film dove c'è il sicario che fa scavare la fossa al tipo che sta minacciando, ok? Sì. Noi non siamo minacciati da una pistola e non dobbiamo fare così, dobbiamo pensare che noi in questo punto siamo sul torace del nostro amico, quindi se io però mi metto a scavare qua e faccio una buca, a un certo punto, mano a mano che scendo, più neve c'è e più lui è in profondità, io gli sono sopra e a un certo punto non riesco più a scavare perché devo prendere la neve e buttarla fuori. Allora io, per essere efficace nello scavo, e questa è una cosa che bisogna fare in 3, guardo quanto è andata sotto, diciamo che è sotto, che so, 1 metro, allora mi allontano 1 metro, anche di più, lo devo moltiplicare magari per 1,5, per cui mi allontano da 1,5 metri e comincio a scavare da qua, perché in genere sei sempre su un terreno un po' in pendenza, no? Anche se sei su una zona d'accumulo che è quasi sul pari, sei sempre in una pendenza. E allora noi dobbiamo cominciare a scavare da qua a cuneo, per cui più siamo a scavare meglio è. Vado a richiamare quelli dell'albero che ho lasciato prima, montiamo tutte le pale, ci mettiamo a punta di diamante, uno in centro, uno qua dietro a distanza di pala e uno qua dietro, ok? E il modo per riuscire a scavare è, ok, 1, 2, 3, 4, quelli dietro prendono la neve e poi con la pala la tirano via, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, e quello va avanti. Ah, ok. Ok? Perché devi scavare con quanti ce n'hai, questa è la cosa che costa più tempo e fatica, e se lo fai fare solo a uno, a un certo punto lui esaurisce l'energia, poi quando sei dietro semplicemente butti la neve indietro. Mano a mano che tu vai dentro alla persona, gli arrivi di fianco, e allora se gli arrivi di fianco anzitutto riesci a vedere come è posizionato, dov'è la faccia, se quello che hai sondato era un piede, no? E in un qualche modo vai a scavare e vai subito a liberargli le vie aeree, poi dopo con calma lo tiri fuori, però lo tiri fuori così, non da sopra. Una persona la tirate fuori dalla neve, in quel momento lì non dovete farla muovere, perché nel momento in cui la fate muovere, se il sangue all'estremità, che magari è a 29 gradi, torna in circolo, rischiate di farlo collassare e andate incontro alla morte da soccorso. Assurdo, Quindi sono riuscito a soccorrerti e ti ucciso. Sì, allora in quel momento lì lo devi tirare fuori e non devi dai, cammina così ti scaldi. No, sbagliato. Lo dovete prendere, frizionare, coprire, dare tutti i vestiti caldi che avete, anche se avete freddo voi fa lo stesso. Una coperta termica se c'è qualcosa sì, così. tutto quello che potete fare per magari metterlo a riparo da sotto, cioè in modo che non sia sul terreno freddo, e fare in modo che in un qualche modo stia bene, perché quando arriva l'elicottero lo caricano così com'è, non è che dico dai già che andiamo giù, ok? Ora Carlo Alberto nasconde il modo di dire, e noi senza guardare andiamo laggiù. Lo zaino con l'arpa Carlo Alberto l'ha praticamente sepolto, come vedete. Ora un compagno parte per la ricerca. Lo riprendo un attimino da questo punto, spero che sia veramente utile questo video. Andiamo dietro senza dare problemi a lui. Vai.
male? 42. No, adesso lo sei, camminando. Ora vorrei sottolineare che questa parte della ricerca, vai pure, deve essere fatta con calma, cioè camminare a passo veloce, ma non agitarsi con la mano. La mano deve essere come se dovesse servire dei frutti, no? Sì. Ferma. E voi vi muovete così, la mano è una propaggine del corpo, perché se io sbandiero lui impazzisce. Questi qua sono tutti a 3 via. Sì, tutti, oddio, se dico io sì, quello che a lui non lo so, penso di sì, ormai li fanno tutti così. Quando stai a 3 metri ti inchini e poi fai la fine. Sette, 8, ok, 7 e dov'era? Qua. Tiro ben radente al terreno. 4 3 4, quindi 3 qua, fai un attimo su un attimo giù, 4, ok 4, 3 qua. Bene, io ti segno il punto, vogliamo usare questo come è piccolo e fai il sondaggio. Parti dove sono io, che è il punto massimo. Io non sono andato giù, parti dove sono io. Ah, ok. Ma affonda, vai, dagli dei colpi. Ok. Poi di fianco. Vedi che ti senti su un occhio, dici ok, trovato. Vedi che stai che saltiamo però Voilà. comunque quando sei sotto anche se Ok, quindi è qua. Mettiamo a questa distanza, cioè doppia rispetto al pavimento e poi a fine facciamo un po' la riscaldata. Se sei stanco ti fai dare il cambio. Cambio. Ok. Sei già troppo avanti, stai più indietro. Ok, vai in profondità. È già lì, no? Sì. Ok, adesso, visto che è lì, è un segnale che è qua. Quindi vai da qua. Devi entrare da qua. Senti se ghiaccio, cazzo di spingere. Sì, non da sopra. Ok? E adesso questa è molto dura, perché ho voluto scavare oltre il ghiaccio superficiale. Però noi dovremmo arrivare qua, che questo non è la buca, ma è un piano. Ok. Ah, ok. Ok. Quindi qua dobbiamo aver già scavato. Per questo che lavorare in tre e spalare tanto è proprio un cuneo pianeggiante e gli arriviamo di fianco. Ok? Sei arrivato perfettamente. Ok, ho salutato ora gli altri che sono andati al rifugio, ma io ho da ritornare dalla misaletta che è giù che mi aspetta, quindi per oggi è tutto. Ovviamente questo è un video, mi raccomando, l'ho visto oggi proprio sulla mia pelle, diciamo, importante è partecipare a questi corsi. Dal Lago Santo Modenese quindi è tutto. Vi invito a iscrivervi al canale come al solito, di cliccare sulla campanellina per ricevere la notifica dei prossimi video, di lasciare un bel commento. Scusate, ma è abbastanza anche freddo. A presto, ciao!